Amici e amiche del canale, dopo un bel po' di mesi dal suo acquisto e dopo averlo provato, stressato e caricato abbastanza, ecco il video recensione parte 2 del Kwidian 3F Well Gear. Uno zaino che, come ho già detto in un video pubblicato qualche mese fa, che definisco e reputo soprattutto intelligente. I motivi? La storia di questo zaino è particolare. Io ho sempre usato e uso tuttora zaini di alpinismo, anche per le escursioni in giornata e per i trekking, quindi dove è previsto un pernotto in tenda. Tuttavia la particolarità di questo zaino mi aveva incuriosito molto e dopo averci pensato un po' decisi di acquistarlo ed è stata una decisione di cui non mi sono mai pentito. Partiamo da qualche caratteristica, quindi il peso è il punto di forza dello zaino, 850 grammi, solo 850 grammi a fronte di una capienza di 45 litri più 16 litri, un compromesso a mio avviso perfetto. Frameless, ovvero senza schienale rigido, che di fatto aiuta a ridurre il peso, ma la grande caratteristica unica credo nel suo genere è la possibilità di alloggiare il tappetino in schiuma nella parte posteriore dello zaino e lasciando quindi libere entrambe le fasce laterali dello zaino stesso, dove in genere il tappetino può essere fissato, ed avere all'occorrenza, se si desidera, uno schienale rigido. E in Italia questo zaino non ha mai preso particolarmente piede e da una parte ne capisco i motivi. Noi italiani peraltro siamo abbastanza conservatori e restii alle novità. C'è da dire che questa soluzione incuriosisce e può lasciare spiazzati, ma questo ha poi generato delle convinzioni e delle frasi fatte senza che però ci sia stato un riscontro oggettivo. Chissà quanto si suda con quel tappetino sulla schiena. Falso. Partendo dal fatto che si suda con qualsiasi zaino, era proprio questa caratteristica, questa particolarità che invece mi ha fatto pensare: con questo zaino posso ridurre di molto la sudorazione. Escludiamo l'assetto frameless, che di fatto fa ovviamente sudare, e guardiamo la versione con tappetino. I cuscinetti che poggiano sulla schiena creano delle fessure, delle aperture da un lato all'altro innumerevoli, che permettono al sudore di evaporare, e in nessuno zaino con schienale credo esistano così tante vie di fuga. Certo, dipende anche che tappetino si usa. Con questo più rigido la distanza tende a rimanere più invariata, mentre ad esempio con questo della Forclaz preso da Decathlon, molto più morbido, inevitabilmente il tappetino tenderà a schiacciarsi di più e le vie di fuga saranno meno ampie. Quindi presenza più rigida sulla schiena da un lato ma meno sudorazione, presenza molto più morbida sulla schiena ma maggiore sudorazione. Come in tutte le cose sta a ognuno di noi scegliere il giusto compromesso. Il tappetino si colloca in questa ampia rete alla base posteriore dello zaino e si blocca tramite questo sistema di fissaggio. E qui la versatilità non prevista da 3F Well Gear ma individuata dal sottoscritto: mantenere il materassino come schienale ma ridurlo al minimo, ed è bastato semplicemente tagliare un segmento da questo materassino, che non serve perché dormendo, soprattutto rannicchiato, il mio corpo non arriva mai alla lunghezza di 1,80 m che è quella del materassino, ma intorno al 1,60 m, ed ecco il risultato. Si avvicina il baricentro dello zaino verso il corpo, che in alcune salite o discese verticali può essere non l'ideale. Si tiene separata la schiena dallo zaino in modo da farla sempre respirare e si eliminano le due porzioni laterali del materassino, che di fatto però non toccano sulla schiena, lasciandola completamente libera. Il risultato: lo zaino che senza riscontro era uno zaino con cui si sudava tantissimo diventa lo zaino con cui si suda meno di tutti. E questo non lo dico dopo aver fatto semplicemente il classico unboxing. Ci sono i video nel mio canale,
l'ho usato già diverse volte portandolo a un massimale per ora di 9 kg a fronte dei 12 previsti massimi. Piccolo appunto, nell'usare una singola porzione di tappetino come vi ho appena mostrato occorre modificare il sistema di chiusura previsto andando a sacrificare, si fa per dire, una delle cinghie laterali facendo in questo modo. Altro dettaglio, e qui voglio tornare all'appellativo di zaino intelligente, le due tasche laterali molto ampie sia come porzione che va a ricoprire l'anca, i fianchi, sia come contenuto delle tasche. Il buon escursionista sa, e qui parliamo di anatomia del corpo umano, che la suddivisione del carico vede il famoso 70-30, con il 70, quindi la quota più importante, sulle anche, sui fianchi. Con questo zaino si scarica benissimo il peso su questa parte del corpo e si distribuisce meglio il peso dell'attrezzatura, grazie appunto alle due tasche molto capienti. Altri dettagli, i vari cinturini tutti di dimensione molto ridotte, serve solo un po' di accortezza in più nel maneggiarli. Due spallacci abbastanza morbidi, tasca frontale molto capiente, una sola ed è quella che basta tasca interna. Chiusura superiore doppia, sia roll up sia con questa stringa di ritorno che una volta tirata, essendo appunto uno zaino frameless, riporta il carico più avanti, rendendo quindi lo zaino più verticale e meno piegato su di esso. Esiste anche la versione Pro di questo zaino che vede sostanzialmente in più solo un tessuto differente, più resistente all'acqua, ma considerando la differenza di prezzo io non la reputo una gran soluzione in più. Dry bag interne, vi lascio il video a riguardo in descrizione, e il vecchio caro coprizaino sempre pronto all'uso e il problema si risolve. Due tasche laterali molto ampie e sicure, io come vedete riesco a mettere sia la borraccia grande da 1,5 litri sia la fuel bottle, la bottiglia porta alcol di Trangia per cucinare appunto con l'omonimo fornello. Il prezzo davvero competitivo, che si aggira intorno ai 65-70 euro, soldi spesi benissimo e che danno una versatilità a questo prodotto davvero unica. Una sola taglia, ma con questa tipologia di zaino sarebbe stato probabilmente inutile creare più taglie come in altri casi. Zaino adatto per persone da 1,60 m fino a 1,90 m, ma anche qui, come in tutti gli zaini, rientra il fattore oggettivo, ovvero la tipologia della nostra corporatura. Ecco che spalle più larghe, un petto più pronunciato negli uomini, piuttosto che un seno più abbondante o più ridotto nelle donne, fanno la differenza, e qui ognuno di noi deve diventare bravo a saper gestire lo zaino su se stesso. Uno zaino adatto a tutti, ma forse dovrei dire non per tutti, o meglio è uno zaino tutto da scoprire e valorizzare, e va gestito bene anche nelle fasi appunto di regolazione, ma una volta preso la mano, almeno per quanto mi riguarda, non lo sostituirei con marchi più noti ma anche molto più cari. 3 colorazioni, io presi il verde che vedete perché il grigio, che era la mia preferita, era terminata, ma nel link che troverete in descrizione su AliExpress versione local, quindi europea con tempi di attesa ridotti, è ancora disponibile. Io vi racconto le mie esperienze testate sul campo, se qualcuno vuole prendere spunto e farci sopra i suoi ragionamenti, allora vuol dire che un video è utile e produttivo in ogni caso. Prossimo video in uscita, Sloopback Travel Pack 1, un sacco a pelo, 3 stagioni e mezzo, con dei dettagli davvero unici, anche qui ad un prezzo molto interessante. Non serve spendere tanto, serve spendere bene. Io come sempre vi saluto, ci vediamo nei prossimi video, grazie per essere arrivato o arrivata fino a qui.